Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento che potrebbe fare un po' discutere i proprietari dei cani, ma ci tengo a farlo perché molto spesso a causa di questo tipo di atteggiamento si creano dei grossi problemi ai nostri cani e ai cani di altre persone, ovvero questa non corretto utilizzo del guinzaglio nel cane, o meglio, diciamo che i proprietari di cani sono abbastanza bravi e tengono la maggior parte delle volte i propri cani al guinzaglio, però molto spesso esistono sia proprietari che non tengono al guinzaglio i cani e a volte abbiamo dei proprietari che tengono al guinzaglio i cani, ma in alcune zone, magari vaste zone, li lasciano chiaramente liberi perché chiaramente pensano che non ci siano pericoli. In questo video invece voglio soffermarmi sul fatto che i pericoli purtroppo ci sono sempre, sia per il nostro cane quando lo lasciamo libero, sia per i cani di altri quando lasciamo libero il nostro cane. Partiamo subito col dire che quando noi abbiamo un cane dobbiamo imparare ad abituarlo al guinzaglio e quindi è fondamentale la gestione del nostro cane attraverso il guinzaglio. Quando facciamo le nostre belle passeggiate ricordiamoci sempre di tenere il cane a guinzaglio. Questo per quale motivo? Ovviamente il primo motivo è quello che chiaramente un cane potrebbe finire sotto un'auto quando noi stiamo passeggiando e quindi essere investito e chiaramente avere dei danni a lui stesso oppure addirittura provocare dei danni ad altri. Immaginate un cane che non è al guinzaglio, attraversa una strada, passa una persona in moto, cade, batte la testa, anche se ha il casco, e magari ha dei grossissimi danni oppure fondamentalmente può anche morire. Quindi questa è diciamo la situazione estrema, però ricordatevi sempre che se poi vi capita, chiaramente ne rispondete voi penalmente. La seconda cosa per cui si deve tenere il cane al guinzaglio è perché fondamentalmente il cane potrebbe, soprattutto alcune tipologie di cani, potrebbe chiaramente aggredire o comunque tentare chiaramente di morsicare o persone o comunque altri cani o altri animali e quindi fondamentalmente anche se il cane è bravo e quindi vi sta vicini, chiaramente nel momento in cui lui dovesse vedere un altro animale magari parte e voi non avendo il guinzaglio non potete fermarlo e questo va a aggredire un altro cane. Questo può farlo anche il cane più bravo del mondo, però ovviamente magari tra maschi può capitare e quando capita chiaramente il vostro cane crea un danno a magari il cane di un'altra persona che l'aveva a guinzaglio, chiaramente questo crea poi una serie di problematiche dal punto di vista chiaramente sanitario, dovete magari pagargli gli interventi chirurgici, magari il cane muore a causa del morso del vostro cane, quindi questa cosa qua è molto importante che voi la teniate a mente. La stessa cosa chiaramente potrebbe succedere se lo liberate, questo ovviamente si succede diciamo in città, però anche quando andate in campagna che dite ah che bello, lo liberiamo che si fa una bella corsa, anche quello ricordatevi sempre che come lo pensate voi magari dall'altra parte del campo lo pensa un'altra persona e quindi due cani liberi in un campo possono comunque creare chiaramente dei problemi tra di loro e quindi anche questo ricordatevi sempre che fondamentalmente poi le cure veterinarie sono costose, quindi ricordatevi questa cosa, quindi anche quando siete negli spazi aperti ricordatevi sempre che la stessa vostra libertà possono avercela anche gli altri, quindi io dico sempre, se la libertà di uno di girare senza guinzaglio ce l'ha una persona, dovrebbero avercela tutte le persone che hanno cani. Immaginate il caos che si creerebbe nelle città. La stessa cosa avviene anche nelle campagne, nei boschi, quindi le vostre libertà chiaramente ce le hanno anche gli altri, quindi ricordatevi sempre che questa cosa qua non è corretta. Non è corretta, ripeto, anche perché purtroppo proprio a causa di questi tipi di comportamenti che vengono fatti, io immagino, in buona fede, cioè sei in un bosco, ah sì dai, non lo tengo guinzaglio, così perfetto, però magari incontri dall'altra parte la stessa persona che ha avuto la tua splendida idea e ce l'ha libero, due cani partono, pam, succede il disastro e ne rispondete magari voi perché magari il vostro cane
assale l'altro e quindi gli crea problemi. Quindi so che si fa in buona fede, ma cercate chiaramente di pensare a queste cose, perché fondamentalmente le vostre libertà possono averceli anche gli altri, quindi quello che voi pensate, ma sì, è libero, tranquillo, può pensarlo anche l'altro. Quindi l'ideale è tutti e due col guinzaglio e si evita chiaramente lo scontro. Questa cosa vi posso assicurare che capita molto più frequentemente. La maggior parte degli incidenti, diciamo, tra cani avviene di solito in zone di campagna, proprio perché magari il tuo cane l'hai liberato, di là c'è l'altro cane che non viene custodito bene perché non hanno chiuso il cancello, magari di una cascina, e quindi chiaramente avviene tutto questo. Questo video ovviamente si vuole concentrare su questo aspetto, cioè sull'utilizzo del guinzaglio. Utilizzate il guinzaglio anche in quelle situazioni dove pensate, ok, dai, è libero, non c'è nessuno, non passano le macchine, perché, ripeto, quella libertà che vi prendete in quel momento potrebbe prendersela un'altra persona nella stessa maniera e quindi creare delle problematiche. Ci sono stati veramente tanti casi di cani che hanno assalito altri cani, e chiaramente poi l'altro proprietario chiaramente si lamenta giustamente, perché magari lui è lì al guinzaglio tranquillo e si vede arrivare un cane che gli aggredisce il suo cane. Quindi sono sempre cose molto spiacevoli, e quindi questo video vuole concentrare l'attenzione su questo. Le vostre libertà devono essere uguali alla libertà degli altri. Quindi tutti quei cagnolini che girano, che si fanno la passeggiata, non è corretto, perché altrimenti dovrebbero farlo tutti, e immaginate il caos. Quindi se non lo possono fare tutti, non lo dovrebbe fare uno e gli altri non si possono fare le differenze. Quindi anche questa cattiva, diciamo, gestione del cane in cui si fa il giretto, no, non dovrebbe neanche esistere neanche quello, proprio perché, ripeto, la libertà vostra dovrebbe corrispondere alla libertà degli altri, e la non libertà vostra corrisponde alla non libertà degli altri. Quindi non c'è la libertà di lasciar girare i cani come si vuole, e quindi è importante che lo fate in città, al parco, nei campi, nei boschi, perché fondamentalmente, chiaramente, possono succedere problemi e ripeto, succedono molto più frequentemente di quanto voi possiate pensare. Io vi saluto e vi ricordo sempre che, se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, anche argomenti generici come in questo caso, iscrivetevi al canale qua sotto, cliccate ovviamente un bel mi piace al video per sostenere il progetto, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.